Grazie, grazie, ci fate finire. Ti sei fallito? Se vedo che riprende il palazzo, non tutti comprare le gambe. Ci rompe la telecamera, addirittura. Roma, una città molto costosa, specie se stai nel centro. E io oggi invece vi ho portato le case meno costose, quelle che tutti si possono permettere, ma rimanendo dentro Roma, in particolare sotto l'acquedotto romano. Guardate che bello, avete l'acquedotto romano, però secondo me c'è anche un rovescio della medaglia, perché al di là dell'acquedotto romano, al di là che è una zona raggiunta dalla metropolitana, c'è uno schifo, c'è poca manutenzione, ci sono vecchie strutture come la cabina della CEA, ma in particolare questa è la situazione che purtroppo tanti quartieri a Roma hanno, che è l'immondizia, tanta immondizia dovuta sia all'inciviltà delle persone, perché solo un incivile può scaricare tutta sta roba, ma anche al servizio che è carente. Perciò oggi vedremo le case meno costose, quelle che vi potete permettere in ogni caso. E qua, rimanendo sempre in zona acquedotto, vedete, questo è l'acquedotto che si vede per intero. Considerate che è una delle parti meglio preservate dell'acquedotto. Qui, sempre nella borgata alessandrina, andiamo a Via delle Spighe, che dove c'è un monolocale a un prezzo molto interessante. E qui abbiamo l'appartamento più economico di tutti. Siamo al prezzo di 40.000 euro. In realtà non si tratta né di un monolocale né di un bilocale, bensì di una mansarda, che al momento però non ha il bagno. Però come bonus, oltre ai 34 metri quadri della mansarda, ha un grandissimo terrazzo di quasi 80 metri quadri, il che significa che avete un piccolo spazio dove stare, però nei periodi caldi e nei periodi estivi magari con bel gazebo c'è tutto. Il bagno si può fare, nel senso bisognerà fare dei lavori, adesso manca e va fatto. La cosa interessante è che non avete spese di condominio, comunque pochissime, circa 25 euro, ma manca l'ascensore e quando siete all'ultimo piano di uno stabile l'ascensore serve. L'anno di costruzione è il 1960, non avete parcheggio auto, però il parcheggio fondamentalmente si trova abbastanza facilmente, anche perché siamo in una via chiusa e da qua in fondo riusciamo a vedere anche l'acquedotto che è laggiù. 34 metri quadri, 40.000 euro da ristrutturare e da crearci un bagno. Secondo me potrebbe essere un bel investimento, perché è una cifra che neanche ci compri in box normalmente a Roma. Anche qui metropolitana vicina, mezzi pubblici ci sono, manca per esempio il marciapiede in questa via, la cosa che ho notato, o comunque lo spazio che uno dovrebbe camminare è poco e niente. Qui abbiamo un monolocale ristrutturato, tenuto bene, ultimo piano, 32 metri quadri a 55.000 euro. Secondo me inizia a essere interessante, perché non siete né su una via trafficata, ma siete su una via che c'ha anche un qualcosa di storico, perché c'ha i San Pietrini, quelli diciamo di seconda generazione. È uno stabile dei primi anni 50 che sicuramente può essere anche ristrutturato, gli manca sicuramente l'ascensore, avete un costo di condominio bassissimo e 55.000 euro, come dico sempre, se vi fate un mutuo con 250 euro al mese in 20 anni ve lo ripagate. Che so, 250 euro più 25 condominio, veramente niente. È un posto perfetto perché avete la Palmiro Togliatti lì, gli acquedotti da questa parte, la metropolitana che è facilmente raggiungibile, ci sono ben 2 fermate della metro C, ovviamente con tutti i limiti di un monolocale, perché non potete avere la vostra intimità, ci dovete abitare da soli, non essendoci un ascensore, portarsi su oggetti e cose è non da poco. La cosa interessante è che comunque tutta la zona è raggiunta dalla fibra ottica, perciò se anche uno ci volesse fare un ufficio per lavorarci, magari ci fa le dirette piuttosto che ci registra i video, inizia a essere interessante. Quest'altro appartamento, un bilocale, 35 metri quadri, piano terra. Questo si trova praticamente a 2 passi dalla via centrale, che è questa qui, è via dell'Alessandrino, e ha 2 pregi secondo me. Una scuola davanti, che la scuola comunque è vero che fa rumore e tutto quanto, però fino a una certa ora, e poi se avete dei figli attraversano la strada e vanno a scuola, e un parchetto tenuto decorosamente, nel senso è un parchetto un po' disastrato, rotto, però vedo la gente si impegna e tiene i secchi.
E qui a piano terra, in questa palazzina del 1960, nella borgata alessandrina, con 84.000 euro vi portate a casa una bella casa di 34 metri quadri, 2 stanze e un bagno. Il fatto che a piano terra secondo me è un po' un problema perché qui c'è più traffico, quella strada lì è molto trafficata e anche qui la metropolitana è abbastanza vicina, 2 fermate metropolitane della linea C con 45 euro al mese di condominio, la metropolitana vicina, la scuola di fronte, un parchetto, le attività commerciali sia qui che là, inizia a essere un investimento interessante sia per viverci sia per farci una casa vacanza. Col mutuo quanto vado a pagare? Se me lo finanzio in 20 anni al 75% con 350 euro al mese me la porto via. Ma lo stiamo riprendendo lei, non vedi, non lo sto riprendendo io. No, È lei che sta interrompendo il lavoro. non mi riferivo a me, però, No, però magari se vedete avete indicato la palazzina, però state riprendendo una proprietà privata. No, stiamo E riprendendo. parlavate di questa palazzina, perché l'ho E che sentito. dicevamo, scusi? Che ha detto questa palazzina, avete indicato la palazzina, avete parlato, quindi Ma c'è, scusi, c'è una legge che proibisce di riprendere un palazzo che si trova sulla pubblica via? sulla pubblica via no, però se voi indicate un determinato palazzo e voi indicate e riprendete indicando il palazzo, E c'è un articolo di legge secondo lei, signora? C'è un articolo di legge che proibisce di fare questa cosa? Perché se c'è io le consiglierei di chiamare le forze dell'ordine. Sì, sì, allora guardi, faccia una cosa, se lei è latitante non le conviene dirlo. Io devo fare 5 case ancora, non posso spiegare il motivo a lei che devo fare un lavoro, se lo dico a tutti quanti finisco domani. Stiamo parlando di un quartiere, stiamo parlando di alcuni palazzi, niente di che, non succede nulla. Lui mi conosce, però abbiamo perso 10 minuti per spiegare a lei una cosa che non serviva, cioè questo... No, non serviva perché io sto sulla pubblica via, non è che sono venuto a casa sua. Ma quella è arroganza, signora, stiamo a lavorare noi, siete scesi in 30. Ci fa finire di lavorare. Guarda, io non mi preoccupo, io lo sai perché non ho risposto, perché stavo lavorando e ho detto ma le pare che questa ci interrompe mentre lavoriamo? Io sono stato educatissimo. voi state Abbiamo lavorando, commentare, non possiamo interrompere. Oh, meno male, l'ha capito, grazie. Hanno cacciato. Grazie signora, grazie, grazie e ci fate finire. Sei fallito. Se vedo che riprende il palazzo non tutti comprate le case. Ci rompe la telecamera, addirittura. Chiami le forze dell'ordine, glielo consiglio, si fidi. Gli dica c'è uno che fa le riprese al palazzo, che è un crimine, glielo dica. Qui abbiamo un bellissimo bilocale con vista sull'acquedotto romano. Questi sono i resti dell'acquedotto romano che sono in una parte più bassi, lì sono ancora visibili e poi continuano lungo tutta la zona e qui tra palazzi un po' più antichi, qualche casa un pochettino vecchio stile, grande stradone e ci abbiamo la nostra palazzina del 1970, perciò recente per essere a Roma, dove abbiamo 44 metri quadri di bilocale, una camera da letto e un salotto barra cucina con bagno annesso, che vi permette praticamente di avere in una palazzina, devo dire recente e ben tenuta, la vostra casa. Siete sul piano rialzato, perciò avete 44 metri quadri su un piano rialzato, perciò altezza strada. Qui non c'è tanto traffico, non c'è tanto inquinamento perché nonostante siamo dentro Roma, nonostante siamo a 15 minuti dalla metropolitana, comunque la zona è molto tranquilla, si trova parcheggio e quanto vorranno per questo bilocale tutto sistemato? Siamo a 85.000 euro. Secondo me una cifra accessibile per tutti, anche con un piccolo mutuo. Se finanziamo la maggior parte del mutuo al 75% in 20 anni, con 350 euro al mese vi portate a casa sto bilocale. Voi direte 350, un affitto onesto e tutto quanto. Tra l'altro ho notato che in questa zona ci hanno fatto un sacco di case vacanze. Ho visto turisti che camminavano in zone impervie e finivano praticamente qua. Roma, raggiunto dalla metro, tranquillo, però non troppo lontano dal centro, parcheggio, strade tranquille, poco inquinamento ma tanta mondezza. Purtroppo continua la saga dell'immondizia, anche qua signori
c'è veramente tanta immondizia e c'è l'inciviltà delle persone che continuano a scaricare cose che non andrebbero nei cassonetti. Come primo episodio delle case più economiche, quelle destinate alle persone che hanno meno soldi, perché tutti si sono lamentati e dicevano: ma mi ha fatto vedere case da 2, 3, 5, 8 milioni, ho fatto vedere case entro i 100.000 euro e in alcuni casi pure sotto i 50. L'unica cosa che abbiamo riscontrato rispetto agli altri posti è che purtroppo c'è stata un po' di ostilità, sicuramente dovuta alla videocamera, perché magari in alcune zone un po' periferiche ma anche centrali ormai vedere un ragazzo che gira con una fotocamera ha fatto pensare chissà che indagine stava facendo. Infatti una signora probabilmente ci ha scambiato per dei giornalisti che indagavano su qualcosa, qualche costruzione abusiva, qualche attività abusiva, non ve lo so dire. Fatto sta comunque che mi risulta dal punto di vista umano una zona vivibile. Fatemi sapere se volete altre case di quelle super economiche, come in questo caso, e se c'è qualche zona da suggerire. Per adesso vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!